Hi guys, we are in Rome today, and so this interview is going to be in Italian, but you will have English subtitles. Siamo qui con Paolo Angioi, Ciao. vecchie amicizie, chitarrista, cantante, bassista, polistrumentista, soprattutto grande appassionato di musica. Sai qual è la domanda? No. Non lo sai? Allora te la domando. Mi piacerebbe sapere quali sono i tuoi 3 dischi preferiti. Top. Bene. Cominciamo dal primo. Considero il gruppo che sto per citare veramente il mio primo amore musicale. Stranamente sono i Beatles. Sì? Infatti, come disco è stato difficile sceglierne uno, però ho scelto Abbey Road. Ed è strano anche questo. Copertina che è un'icona. Chiunque a Londra fa un giro a Abbey Road per farsi le foto sulle strisce. L'ho fatto anch'io. Anch'io. Nel distretto di St. John's Wood. Esatto. Quelli che una volta erano gli EMI o EMI Studios, adesso sono gli Abbey Road Va Studios. bene, è proprio un tempio, diciamo, della musica. Questo è un album che è stato poi l'ultimo nel 1969, registrato in studio dai Beatles. L'EDB uscì dopo, Ma fu registrato prima, postumo. esatto. C'è qualche canzone in particolare a cui sei legato? Lo sfoglio. Il medley che parte da You Never Give Me Your Money e finisce appunto con The End è qualcosa veramente di eccezionale. Sono tutti pezzi veramente unici, fantastici, persino il pezzo dove canta Ringo. Octopus Garden. Octopus Garden, Il assolutamente. miglior pezzo di Ringo Starr. Beh, diciamo che insomma il pezzo è molto bello, la sua prova vocale comunque è bella. Il disco parte con Together e non è poco. Però il pezzo al quale sono molto legato è Because, perché adoro le armonie vocali e Because è veramente un pezzo di bravura. 3 parti vocali, una chitarra e un synth. C'è una chitarra, sì, è una sorta di harpsichord che si sente all'inizio e poi c'è anche un synth in corsa. Credo che fu suonato da George Harrison, Moog. Insomma, i Beatles poi non erano nuovi a questo tipo di canto a 3 voci, perché lo fecero con Nowhere Man, lo fecero con This Boy. L'hanno fatto tantissime canzoni, però ecco su Yes, It Because, Is. assolutamente, su Because c'è una composizione ovviamente più matura, George Harrison qui dà una prova notevole, notevole con Something e Here Comes the Sun. assolutamente, tra le più belle che si ricordano dei Beatles. Quindi abbiamo detto di Ringo, George con 2 brani assolutamente a livello di quelli di John e Paul. Credo che Something uscì anche come singolo all'epoca. Credo proprio di sì. John con Come Together e I Want You. Beh, niente male come inizio. Ok, Ok. un altro disco. Il secondo disco che ho scelto è Machine Head dei Deep Purple. E qui mi sorprendi. Capolavoro dei Deep Purple. Assoluto. Grandissimo disco. No, mi sorprende perché appunto sapendo il tuo gusto per le armonie vocali, qui invece abbiamo una cosa molto più viscerale, molto più rock e psichedelica in questa copertina, che poi è 3 anni dopo Abbey Road, insomma, nel 1972. Vabbè, questo diciamo è stato la matrice che ha dato vita anche un po' al famoso album dal vivo Made in Japan. Quindi... Visto che l'hai citato, questa cosa di Made in Japan, ci furono delle pressioni alla casa discografica sui Deep Purple per registrare un album dal vivo e loro non volevano, perché normalmente uscire con un live significa che non hai un disco fuori e loro avevano appena fatto Machine Head, quindi dissero perché dobbiamo fare un live, però c'era il mercato giapponese che premeva e loro accettarono a 2 condizioni. La prima è che uscisse solo sul mercato giapponese e la seconda è che il loro tecnico fosse Martin Birch, il loro ingegnere del suono di fiducia, che registrasse lui. E questo poveraccio ha registrato da dietro, dal backstage, quindi senza avere il contatto visivo con la band. Quando il disco è uscito, loro l'hanno chiamato Made in Japan perché negli anni 70 in Inghilterra le cose fatte in Giappone erano economiche, un po' come oggi il Made in China. Questo disco poi andò talmente bene che veniva importato in America dal Giappone e a sua volta veniva importato in Europa e quindi anche in Inghilterra dall'America. E quando loro l'ascoltarono dissero: beh, effettivamente è un buon disco, facciamolo uscire a livello internazionale.
e trainò anche le vendite di Machine Head. Anche qui ti chiedo se hai qualche canzone in particolare che preferisci. Sì, come i grandi dischi c'è sempre un grande inizio, come sul disco di prima Abbey Road c'era Come Together, qui c'è Quest'Ark, è un pezzo fantastico, distintivo dei Deep Purple e quindi trascinante, sicuramente uno di quei brani che io non mi stanco mai di ascoltare. Con uno dei migliori assoli di chitarra di Ritchie Blackmore. Diciamo c'è Smoke on the Water, ovviamente non posso non citarla, è un classicone, però le mie due preferite c'è Lazy, che a me piace da morire, che è un pezzo blues fantastico con cambi di tonalità e grande prova vocale come su tutte le canzoni di Ian Gillan, E anche grande armonica, e grande armonica assolutamente, suonata sempre ma da lui, da Ian Gillan, il cantante. veramente un pezzo che adoro. E poi il terzo brano che sento spesso, volentieri, è Never Before, un pezzo fondamentalmente blues, però ha questo intro veramente trascinante a tempo rallentato, che poi quando inizia la strofa esplode, insomma, e si sente Gillian anche lì che dà una buona prova vocale. È un altro aneddoto che i Deep Purple proprio forse loro non si rendevano conto all'epoca della portata di quello che stavano facendo, perché quando la casa discografica chiese di fare un singolo, quindi un 45 giri che fosse, diciamo, il pezzo che promuoveva l'album, loro dissero Never Before, che è fantastico, perché Smoke on the Water era l'icona, cioè era il pezzo che con quel riff di chitarra ovviamente vinceva. E loro dissero no, il singolo è Never Before, e i rappresentanti dell'etichetta dicevano, cioè, stai scherzando? Non si erano accorti della potenza di Smoke on the Esatto, Water. stai scherzando, cioè il singolo è Smoke on the Water. No, tu stai scherzando, il singolo è Never Before. E fu Never Before, con lato B When a Blind Man Cries, che è un outtake di questo disco, che è un brano stupendo, un brano lento che ho sempre adorato. Smoke on the Water, vabbè, c'è la famosa storia del testo, che in realtà loro questo disco lo dovevano registrare nel casino Di Montreux, che poi andò a fuoco durante un concerto di Frank Zappa. Esatto, infatti il testo è esattamente il racconto di quello che è E successo. il testo racconta questa storia, ma loro non si persero d'animo e col citato prima Martin Birch andarono a registrare nel Grand Hotel, mettendo dei materassi sulle pareti per insonorizzare, e Martin Birch, di nuovo senza contatto visivo, era all'esterno col Rolling Stone Mobile Record, perché i Rolling Stones all'epoca avevano comprato questo studio mobile e registravano i loro dischi così, quindi loro noleggiarono, insomma, questo studio e è venuto fuori in capolavoro. Lo possiamo dire. Lo possiamo Machine dire. Head. E andiamo col terzo disco. Allora, il terzo disco, eccolo qua, Hotel California degli Eagles, disco storico, 1976. È bella la copertina, perché qui dall'esterno, qui sì. la hall, La Hall, esatto. e poi dentro gli ospiti compresi gli Eagles. compresi gli Eagles, sì. Ho scelto questo perché adoro gli Eagles, perché hanno suonato e fanno, insomma, tuttora un country rock con armonie vocali incredibili. La title track del disco, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Un tratto distintivo della canzone è sicuramente il solo finale fatto con le due chitarre di Joe Walsh e Don Felder, chitarrista veramente molto bravo, che purtroppo poi negli anni ha avuto dei dissapori con Don Henley e Glenn Frey e quindi è stato allontanato. Don Felder, che usava poi dal vivo la chitarra, la Gibson SG a doppio manico, 6 e 12 corde. Esattamente, chitarra resa celebre anche da Jimmy Page. E chi ha scritto Dal California? Hotel California è stata scritta in realtà da Don Felder, che era il chitarrista, portata in studio e alla visione di Henley e Frey, e che hanno poi scritto il testo, però la struttura della canzone è stata scritta, composta interamente da Don Felder. Oltre alla citata del California, a me piace tantissimo Life in the Fast Lane, che per il suo riff iniziale di chitarra distinguibilissimo, era co-scritta oltre che dai soliti Henley e Frey, da Joe Walsh, chitarrista un po' matto ma veramente bravo. Un'altra canzone piacentissima è Wasted Time, che è una canzone molto melodica col pianoforte, cantata da Don Henley, sempre grandissima voce. E New Kid in Town è un'altra ballata, però anche lì grandi armonie vocali e sound riconoscibilissimo degli Eagles, grandi parti di chitarra. Come diciamo all'inizio, tu suoni in una tribute band dei Pink Floyd.
pinkfloydlegend.it. Ci sarà un link nella descrizione del video. Però devo chiederti se hai un disco di Pink Floyd che preferisci. Sì. Animals! Prima di tutto è un disco del 77, anno nel quale io sono nato, quindi diciamo che tanto per cominciare mi rappresenta per questo motivo. Io sono sempre stato molto legato a questo album perché è un album veramente rock. E poi c'è un'altra cosa che devo dire, che il gruppo Tribute dove suono mi chiamò diversi anni fa inizialmente per suonare questo disco dal vivo. E da allora sono rimasto. Il pezzo che preferisco è Dogs, è un pezzo fantastico, un pezzo certo lungo, impegnativo, sono 17 minuti di brano. Era accordata in un modo particolare. Esattamente, la chitarra di Dogs, tutta acustica. la chitarra acustica che è presente in tutto il brano è accordata esattamente one step down, come si dice, ovvero un tono sotto. E quindi la chitarra, il pezzo è suonato in Mi minore, ma in realtà risulta essere in Re minore poi quando lo si va ad ascoltare. È un pezzo dove Gilmour mette in mostra veramente la sua bravura sia vocale che chitarristica, perché c'è la sua voce veramente eccezionale e ci sono i soli, perché sono 2 soli di chitarra principali che sono veramente eccezionali. E anche una parte armonizzata a 2 chitarre. E poi c'è nel mezzo, insomma, una parte rallentata dove c'è sta il synth e tutta una serie di suoni, insomma, che hanno sempre contraddistinto i dischi dei Pink Floyd. Anche Pigs e Sheep sono 2 pezzi fantastici. Io adoro Animals. Sì, è un disco che amo anch'io. E poi questa foto della, credo fosse una centrale elettrica a Londra, col maiale gonfiabile appeso. E questo maiale fu mandato in cielo appunto per fare questa foto e sembra che poi si sia perso, si sia liberato nello dalla spazio, catena. esatto, chissà dove sarà finito. C'erano dei tiratori scelti pronti ad abbatterlo, ma arrivarono tardi, il maiale era già scappato. Esatto. Beh, grazie. Prego, È stato è stato un vero piacere. Ciao ragazzi.